Abbiamo sì. iniziato per Jack. Ciao Elena. Ciao, ciao a tutti. Seconda sessione molto vecchia. Prima sessione molto vecchia, oggi seconda sessione molto nuova. Abbiamo sentito i punti, conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, allora mi appare lui, che ha per mano altre due persone e c'è un gruppo di persone che forma... vabbè. C'è un gruppo di persone per mano, no? Una all'altra, e lui chiede a queste persone di formare un cerchio. Mhm. Formano un cerchio e dice, così all'interno di questo cerchio l'energia rimane sana, rimane salva, non viene attaccata. Ti dà l'autorizzazione. Si gira verso di me, è come se lasciasse le altre persone nel cerchio e venisse verso di me per dire andiamo a vedere. Ok. Quante sono le altre persone, eccetto lui? Senza di lui 15. Ah, quindi sono 16 persone. Mm. Ok. E adesso non possiamo vederne tutte e 15, ma chi sono? Allora, molti sono i genitori Della dei scuola bambini, parentale. sì, Mhm. dei bambini con cui lui lavora, direi una decina, e poi ci sono tre amici, tre suoi amici che sono a conoscenza del lavoro che facciamo noi, e Uno poi quello ci che lui sono, cita spesso, no? sì, Mhm. e altri due che conoscono anche quello che cita spesso. Poi c'è una ragazza e un ragazzo. Ok. Mm. Lei chi è? Allora, potrebbe essere la sorella di uno degli altri due che ci conoscono, Mhm. Sì? Mhm. e l'altro può essere quello che... Secondo me l'altro è La, l'altro pre- ragazzo. la presunta fiamma. Sì. Il ragazzo. Mhm. Ok. Gli vogliamo dare un nome di fantasia, che è più semplice. Scrivimelo tu, Jack. Nome di fantasia. O no, o anche non nome di fantasia, come vuoi. Non nome di fantasia? Vado di nome vero? No, ok. Fiamma solo? Va bene. Il fiamma. Ok, abbiamo l'autorizzazione. Bene, ci divertiamo. Vibrazione. 29 miliardi, Molto bene. Consapevolezza. 186, PS. Malta. 41, Vite. 1381, Cervello e quindi corrispondenti capacità medianiche. cervello 9.6. Mhm. Mm, Vedo un picco, come se mi apparisse, eh, come se ci fosse una linea parallela di utilizzo del cervello Mhm. che è a 10.6. Che significa linea parallela? È, è strano perché è come se cioè, come se mi facesse vedere l'utilizzo del cervello, la sequenza dell'utilizzo del cervello nel tempo, no? Quindi nelle ultime ore, negli ultimi giorni, ok? Fa
tipo un grafico, no? Un po' più su, giù, però più o meno lo stesso. Adesso in questo momento è 9.6, è come se in parallelo ci fosse una stessa linea di utilizzo del cervello, ma a 10, cioè si ha A un un punto in punto su. più alto, esatto. E che cos'è? Quella che sarebbe se non ci fosse un ostacolo, un elemento, È, cioè è sì, parallela. esatto, è parallela. Quindi quando lui è centratissimo utilizza quella, la percentuale parallela. Non è una vita parallela, non è una linea temporale parallela, non è un No, multiverso, non è niente di tutto questo. no, 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 è proprio eh, come se fosse ehm, l'ipotetica ideale, l'ideale ipotetico utilizzo del cervello. Va bene. Entità eteriche. Allora, c'è questo umanoide, eh, mm, mulatto, sembra un mulatto, con un copricapo nativo americano, però direi America del Sud, perché poi è tutto vestito con i loro vestiti che hanno anche dei campanellini, no, che fanno un po' rumore. Però al posto dei capelli ha un sacco di tentacoli. Di che verso è? Allora, secondo universo è come se lo agganciasse a una... mm, come posso dire? È come se interferisse Jack ehm, deviandolo dal suo percorso normale, ok? Lo devia ed è come se lo riportasse a una vita ideale delle zone del Sud America di un tempo, come se fosse in una tribù. Si attacca a una vita passata. Eh, mm, esatto. Poi, C'è un rettile piccolo, poi ci sono 3 ADL. ok, quando è arrivato il rettile? 15 mesi fa. In occasione di quale situazione? Qualcosa legato alla scuola, la storia delle sospensioni era legato a un evento di quel tipo. Sospensioni dal lavoro. Mm, Che lui annuisce, ha capito. mm, Quando è arrivato il mulatto, chiamiamolo così, il secondo universo, che peraltro stiamo incontrando con una certa frequenza, mm. Eh, questa prima aprile-maggio di quest'anno circa. Ehm, Vedo come se ci fosse stato un momento dove lui stava per fare un cambiamento importante nella sua vita e questo aggancio l'ha, l'ha riportato dov'è, in maniera statica però. Non so se... È come se io lo vedo in eterico, è come se lui, poi non so se in realtà è così, ma in eterico è come se avesse fatto un sacco delle sue cose e si fosse staccato dalla casa, cioè vedo tipo la sua casa, lui che fa un sacco, prende il sacco delle sue cose e va nel bianco, in uno spazio bianco, ok? E invece in quel momento lì è stato agganciato da questa interferenza che l'ha riportato lì e l'ha ristabilizzato dov'è.
Entità mentali. Allora, c'è questa entità mentale di livello 4 che si chiama dualità esterna. Mhm. È come se gli, diciamo, rallentasse il suo vedere la sua vera realtà, eh, mostrandogliela all'esterno. È come se lui credesse che quello che c'è all'esterno non dipenda da lui. È a caso, è legato al No, caso. no, 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 è come se non la sentisse creata da lui. Ecco, sì, Ah, esatto, diciamo. Sì, come se non fosse creata da lui, ma ma dalla sfortuna, dal caso, dai pianeti che girano, vabbè. quello, Poi, ma non solo in negativo, anche in positivo. È come se cioè, gli facesse credere che lui non è all'altezza di creare quello che vede della sua vita, che è anche positivo. poi, Poi ce n'è un'altra di livello 3 che la chiamerei dispersione. Ehm, allora, quando lui vuole esprimere un concetto, inizia a esprimerlo con molta centratura e molta direzione, ma quando ci sono quelle situazioni magari di più, dove deve essere più centrato, dove deve metterci più emozioni, che sono per lui fondamentali, questa entità mentale gli crea una nuvola di dispersione dell'informazione e quindi è come se dovesse andare ogni volta a riprendere il filo del discorso. poi, E poi ce n'è un'altra, c'è questa qua di livello 5. Ehm, te la descrivo, non mi fa vedere un nome, mi fa vedere un'immagine come se fosse un tetto sopra di lui, ok? Che gli limita, ecco, gli limita la creazione. Sì, è come se lui vede oltre, ma pensa di non poterci andare. Ok, pensa di non avere ancora gli strumenti, pensa di dover trovare degli strumenti nuovi per andare oltre quel tetto. che livello è questo? 5. 5. Come la chiameresti? La chiamerei muro di illusione. Ok, all'epoca della sua prima sessione con me non sono ovviamente state viste perché non si poteva. Erano sempre 4, 3, 5. No, allora erano 7, 5, 4 e ce n'era un'altra 2. 5 entità mentali. No, no, Ah, c'era quella da 5 era 7, quella ok. da 4 era 5, quella da 3 era 4 e poi ce n'era una che era di livello 2, 4 entità mentali. E cosa faceva? Quella di livello 2 proprio mi è venuto così, la chiamerei Shy. Eh, Shy, che cosa vuol dire? Shy in inglese vuol dire timido, ma Ah, nel, ok. nel suo caso proprio titubanza nell'approcciarsi, nell'iniziare il dialogo. Pensavo che fosse una tipologia di tè, il tè shy, no? Che poi è chai. Shy. Anche pensavo parlassi di inglese. Va bene. 4 entità mentali che oggi sono 3. 3. Dove sono? Non parliamo mai della posizione delle entità mentali. Hanno una posizione? Allora, di solito sono sopra, io le vedo sopra qua,
o un po' fronte alla fronte e sopra la testa di solito come posizione. Mhm. In questo caso? In questo caso sono più qua, un po' più sopra. Quindi davanti sono forse più, ce l'hai proprio davanti agli occhi, no? Esatto. Te la togli, ci sei nato Mm. quasi, Sono per te è più, normale pensare così, sono più radicale. strutturate, radicate, esatto. In alto potrebbero con un colpo di vento andarsene, Sì. diciamo, usiamo questa immagine Mhm. poetica. E Sì. perché lui è sceso di una unità, sì, di un'unità e di due nel caso della 5 Sì. in questi 2 anni? Perché lui, allora, la capacità che ha acquisito è proprio quella di accorgersi dell'interferenza, quindi quando c'è un'emozione discordante o quando c'è un pensiero più negativo, lui subito dopo si rende conto che stanno cercando di interferirlo. E quindi facendo questo lavoro, pian piano, cioè quando se ne accorge, spesso riesce a staccarsi da questa emozione negativa e da questo pensiero negativo e quindi le interferenze hanno perso molto la loro forza e importanza. Mm. Va bene. Andiamo adesso in eterico a quella cena. Jack Mhm. va a quella cena, accanto a una persona che non conosce, la presunta fiamma, ed è come se ne fosse attratto, connesso. Non lo vede negli occhi, ha bisogno di vederlo negli occhi. C'è poi un saluto particolare. Dimmi cosa vedi. Dimmi come vedi le due PS di Jack e dell'altro. Allora, mentre sono a cena, vedo che sono uno a fianco all'altro, è come se la PS dell'altra persona permettesse alla PS di Jack di ehm, entrare nel suo spazio, di accogliere Mhm. la PS di Jack. Ok? È come se facesse spazio nella sua PS. È come se si modellasse intorno alla PS di Jack, mentre sono seduti lì. Durante la serata, quello che posso vedere a livello di PS è che è come quasi se si richiamassero, le PS però. Ehm, mm, allora, l'immagine che ho sono le due PS ed è come se sopra si formasse uno strato di molecole energetiche che hanno una certa vibrazione che le fa illuminare e quindi una vede la luce dell'altra, anche se sono distanti nella stanza. Mm. E alla fine il saluto è detto da PS a PS, senza il passaggio dalla mente, Veramente. E qual è stato il saluto? quando ci rivediamo. Ah, quindi è la fiamma. Secondo me sì. Che livello? 1, 2, 3, 4, 5. Uno, ma per il poco. Per poco non è 2. Sì, O per sì, poco non è 0. no, per poco potrebbe essere 5. Questa ehm, non interazione nel loro caso è 1. Non ho capito. Se diventassero coppia, boom, saltano a 5, 5? sì, esatto. Che strano. Senza passare dal 2, dal 3, dal 4. Eh no, c'è Percorso un'affinità, è una roba velocissimo. molto, è un'affinità molto strana. È come se non, non lo vedo spesso, nel senso che quasi non importa il loro livello di consapevolezza, se c'è differenza o no, è come se
l'EPS potessero, che poi diventa una, ma è come se potessero quasi vivere indipendentemente dalla persona in cui sono. Non so se ho reso l'idea. Reso. No, mi ha fatto una domandaccia Jack, e ho già cazziato. Ho detto, mannaggia la pupezza. Niente, non voglio rovinare questo momento bello, ma io ho bisogno di saperlo. Vecchie collaborazioni in passato, la vecchia sessione. La persona con cui collaboravo ce l'aveva a morte, ma non si capiva, non si sapeva, l'ho saputo solo dopo, con le persone che amano le persone dello stesso proprio sesso. Mm. Questo ha inciso nel lavoro che abbiamo fatto con lui, ovviamente io non potevo saperlo e mi spiace. C'era un'attendibilità parziale, cioè c'era un'attendibilità molto forte nel lavoro che facevamo, ma a volte c'erano delle cose che io non potevo prevedere, assurde ovviamente, e ignobili. Allora, ha omesso delle informazioni riguardo questo argomento, ha omesso riguardo Jack, allora ha omesso un paio di informazioni e mm, ne ha detta una un po' in maniera un po' distorta. Ma l'ha fatto apposta? Sì, per rivolgersi a te. Quindi consapevolmente ha mentito, sapendo di mentire. Sì, Bella stronza. Lo dico qua pubblicamente, bella stronza. E me ne ho fatto un cazzo di dirlo pubblicamente. Ma ognuno ha il suo poi, lei tornerà tutto indietro, anzi le sta già tornando indietro. Ok, allora facciamo una cosa, prendiamo quella vecchia sessione etericamente e la buttiamo in un portale definitivo a forma di cesso. Oggi a Jack non serve a niente quella vecchia sessione. Gli è servita fino a 2 minuti fa, prima di iniziare questa sessione, neanche, un po' di tempo fa. Ha davanti un'occasione d'oro, è un caso unico, una fiamma che switcha dall'1, così come stanno le cose, senza il piano fisico, al 5 se il piano fisico viene attuato. La butta? No, 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 assolutamente no. butta la vecchia sessione. Ah, sì, sì, sì. Benissimo. Giriamo pagina e ora creiamo. Chiamiamo lui. Allora, è come se ci fosse, come se nel loro petto ci fossero due calamite, due magneti. Mhm. Appena si sono guardati, c'è stata questa cosa qua, tra i loro petti. Quindi non è neanche nel cinema. No, no. Allora, quando abbiamo detto chiamiamo lui, è arrivato dal cerchio di prima, tempo di guardarsi ed è successa questa cosa. Ehm, C'è questa cosa strana. È come se i due corpi in eterico cercassero di fondersi. Di continuo cercano di diffondersi. Eh sì, quindi stanno mettendo, cercare di essere più piatti possibili, stanno mettendo le mani così insieme e la faccia quasi Appiccicata uno attacca. di fronte Sì. all'altro. Mm, Tipo stella marina, uno di fronte all'altro, mm, appiccicati che si mm. fondono. Ma perché si stanno fondendo? Non possono Perché se fondersi. stanno vicini, no, 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 fisicamente no, ma in eterico, cioè se stanno vicini, la loro tendenza è questa. È come se venissero attratti da, non lo so, sei in un aereo, si forma un buco e la pressione ti porta ad andare verso il buco, Esatto. no? Inevitabilmente, è come se fosse questa forza che li attira uno all'altro. Mm. Sì, sì, cioè ogni cellula di uno viene spinta verso l'altro. Ok. Ehm,
Causa esoterica della sua risata. Quella cena, lui ce l'ha a fianco e lui lo sente ridere. Sente la PS ridere. Mhm. È come se lì avessero parlato le PS. Mm. Cioè, Per dirsi cosa? i ricordi che lui ha di questa persona, di quella cena, sono le parole della PS di quella persona lì. Quindi anche la risata era della PS. Mm. Comunicavano, appunto, come dicevo prima, con questo strato superficiale di molecole che si illuminavano per attirare l'attenzione dell'altra PS, per comunicare tra loro due. Causa del fatto che lui gli chiede quando ci vediamo, senza praticamente aver parlato tutta la sera, ai saluti. Allora, anche lì ha parlato la PS. Sì, le PS, lo sanno le due PS che per diventare fiamme di livello 5 devono vedersi, devono fare il contatto fisico. E quindi le ha detto chiaramente. Adesso sempre appiccicati, incollati. Mm. Eh, ehm, la sentirà, cioè, se dovesse succedere, sentirà proprio quando fisicamente sono obbligati a stare lontano, è come se sentisse proprio la sente la distanza dell'altro fisico, dell'altro corpo. Mm. Ok, ci sono tutte le vite che vedi, dimmele, vite precedenti parallele in cui si sono già incontrate queste due parti subliminali. Allora, una vita che mi fanno vedere, che mi fa vedere, si sono incontrati, si sono trovati tutti e due e sono morti assieme in questo enorme. Allora, si sono trovati in questo fiume in piena di colpo, sono stati trascinati in questa cascata e all'arrivo della cascata, giù era molto alta, c'è stato questo enorme mulinello e loro sono morti annegati nel mulinello tutti e due assieme. Questa vita mi ha fatto vedere. Erano chi? Uno rispetto all'altro? Colleghi, Mm, sì, boscaioli. Stavano pulendo la riva del fiume, di questo fiume. mm. Mm. In Poi, quell'occasione lì sì. poi? Poi fratello e sorella, direi, beh, diciamo Oriente, potrei dire sì, Giappone. Li vedo in queste tipiche case giapponesi, no? Allora, fratello e sorella, in quel momento sono in camera che chiacchierano, eh, f- mm, abbastanza piccoli, lui 12 anni e lei 15 anni, stanno chiacchierando. La loro famiglia ha dei poderi, sono contadini, hanno grosse terre. Mhm. Poi? Un'ultima se c'è. Allora, lui, la fiamma, era la mamma e Jack era il figlio. Ok. Queste tre vite erano sempre fiamme, come lo sono adesso? No, io direi che erano anime affini.
No, non ne ho mai visti fiamme nelle altre, Mm. queste vite qua no. Quindi non solo non c'erano le condizioni perché erano colleghi, vabbè, colleghi sì, sarebbe stato Sì, possibile, però parenti, no, ma erano... ok. erano anime affini, soprattutto quando erano mamma e figlio di quinto livello. Va bene, concetti, dimmi cosa ti arriva. Spagna. Allora, vedevo già prima, era come... Allora, vedo... Spagna, vedo una spiaggia, ok, e vedo delle palme. Mhm. E c'è questa donna spagnola che balla con i tipici vestiti spagnoli. E quindi? Secondo me si riferisce a una vita passata, vedevo già prima questa cosa qua. Secondo me è una sua vita passata. E lui era una donna, la donna che balla? Sì. Mhm. C'era la fiamma di oggi? Allora, c'era... allora, ehm, con la mente, con l'immaginazione l'ha creata, era la fiamma, ma è come se sapesse che poteva essere solo un sogno, un'immaginazione che non si poteva mai concretizzare. In realtà esisteva veramente. Era sulle coste francesi, quasi verso l'Italia. Cioè lui lo sentiva, lei la sentiva? Sì, però non si era mai mossa perché nella sua convinzione era solo un sogno, non poteva essere realtà. Si è affacciato alla finestra di Jack un husky, Ah, sì. che è il suo cane, penso, no? Il tuo cane. E lui gli ha detto, "Mi dire, stai buono." Adesso è bello perché c'era proprio la faccia che sembrava una persona. Perché è arrivato l'husky? C'è un motivo? Sente l'energia Mm. di Jack? L'energia che aumenta, sta vibrando di più, inizia a essere presente con la sua PS di più. Era a Malaga in questa vita di ballerina. Allora, nativa era di un piccolo paese sul mare, però girava, sì, girava le varie città spagnole. Probabilmente Malaga era tipo la sede della compagnia teatrale, della compagnia di ballo. Mm. Però giravano in tutta la Spagna, soprattutto sulle coste. Oh. Chissà che cos'era l'Andalusia all'epoca, perché Malaga è una bella città solo da 20 anni, neanche Mm. 10 anni. Prima era Sì, abbastanza... infatti non vedo che era una post, che non era, ehm, era anche un po' sfruttata lei, come tutte le altre ballerine, erano anche trattate un po' male, ma era la sua passione, quindi Panda, l'animale. non lo so, c'ho questa immagine, allora, questo panda immobile, quasi come se fosse imbalsamato, in mezzo a una distesa di sabbia. No, allora, secondo me rappresenta lui il suo sentito, il suo sentire potrei dire una decina di anni fa. È come un panda imbalsamato in mezzo al nulla, quindi eh, un, um, un orso imbalsamato, quindi come posso dire, quello che mi viene è che lui si sentiva, cioè tendenzialmente reprimeva tutto, ma che poi se tirava fuori l'essere panda scatenava delle reazioni molto grosse, venivano fuori, ok? Ma si sentiva solo come se fosse in un deserto, isolato in un deserto. Questo mi è venuto con il panda. Causa esoterica del problema al ginocchio destro.
Allora, deriva un po' da tutta, diciamo, la sua storia, mi viene sentimentale, dall'adolescenza, dei 17 anni in poi, ok? Ehm, Tutte le volte che lui sentiva cioè incontrava qualcuno con cui iniziava una storia, Mhm. ok? Si buttava a capofitto, convinto che fosse la storia della sua vita. E poi quando finiva si sentiva quasi come se non ce l'avesse fatta ehm, a raggiungere la coppia ideale, tra virgolette, che la coppia funzionasse. Ok, lo vedo un po' di volte, vedo questa cosa, è come se in eterico vedo lui che conosce l'altra persona, ok? Si tengono per mano, c'è questa piattaforma che si alza da sola verso l'alto con tutti e due, Mhm. e poi a un certo punto l'altra persona rimane su e il suo pezzo di piattaforma torna giù. Questa è l'immagine della rappresentazione del suo dolore al ginocchio. Causa esoterica della miopia all'occhio sinistro. Allora, lì vedo un impianto che è come se mettesse un filtro sull'occhio per fargli vedere la realtà alterata. È come se lui per vedere la realtà dovesse fare il doppio della fatica. Quindi la miopia deriva dall'affaticamento della vista, data da questo filtro. Va bene. Il luogo in cui abita è energeticamente forte? Ma allora, la struttura al luogo in generale? Mhm. Ok, ok. ehm, Tu sì, cosa l'ambiente pensavi? sì. No, mi è venuta subito l'immagine di casa sua, che Sì, è un anche. po' mm, non aiuta ad alzare le vibrazioni, mi viene da dire. La struttura Mhm. proprio, i muri. La forma, la disposizione dei muri. Proprio quell'ambiente lì. Perché? Ha un'energia tendenzialmente bassa, è come se ha un'energia che in generale porta le persone che ci abitano a portarle alla mediocrità, mi viene da dire. Mm. Andrebbe organizzata quella casa. Potrebbe essere, potrebbe dargli una buona energia. È come se tendesse a fare una luce giallo-grigio e invece con l'orgone direi che diventa luminosa bianca. Fuori dalla casa, il territorio dove è lui, e invece vibra alto. Soprattutto vedo questa cosa che è come se da dietro, dalle colline, scendesse una corrente, un vento di vibrazioni armonizzanti e molto alte che vanno verso il mare. Ed è per quello probabilmente che cercano di creare scie in maniera molto intensa. Va bene. Mm, mm, mm. Ah, poi c'è quella. Beh, per lui, qual è il motivo per cui il 22 è un numero che insomma lo attrae parecchio? Allora, mi viene da dire il trascendente del trascendente, quindi è come se lui sentisse che l'unione con la sua fiamma lo porterebbe a trascendere in maniera esponenziale. Causa esoterica della sua attrazione verso quella sessione di sole
ad eternum e la parola è il concetto ad eternum stesso. Ecco, la cosa che mi è arrivata subito, ho sentito anche addirittura il mio cuore rispondere, è che quella ragazza spagnola Mm? era lui in quella vita là. No, non ho capito. Che la ragazza spagnola, cioè quella della Quella ragazza, sessione? quella ragazza spagnola della Della... sessione ad Eternum, Mm? ok, corrisponde a lui quando era quella ragazza spagnola che viveva in Spagna. Come caso di Sì, vita. sì, Va si è bene, riconosciuto praticamente. che altro? In realtà non c'è molto da fare in questa sessione, c'è da togliere le entità mentali. Mhm, Ok, tutto quello che è successo nel caso di Jack, quindi di fare una sessione con me, di trovare in parte un aiuto, in parte no, di ritornare a fare una sessione, di non mollare con la visione delle sessioni, di fare quello che sta facendo, posso dire quel lavoro che fai adesso, no? Sì. Scuola parentale, di aver fatto quell'incontro, tutto questo, tutto l'ha deciso lui. mhm. Qual è l'obiettivo finale? Molte persone si muovono ad obiettivi. Qual è il suo obiettivo finale? O qual è il nome del suo vero progetto? Progetto finale, il progetto ultimo. Secondo me esistono vari progetti che non vengono sfogliati, come dire, no? Mhm, Quello finale, quello ultimo, l'ultima pagina del suo libro, dove mhm. ogni pagina ha il nome di un progetto, si può rivelare e svelare solo alla penultima pagina. E alla penultima pagina lui è arrivato con la vecchia sessione, o forse anche dopo, perché altrimenti non arrivi al vero progetto finale. Mhm. Questa è la fase finale. Allora, spirale evolutiva trascendente. Allora, ehm, riuscire a... Allora, l'immagine che ho è molto ideale, molto... Perfetto. sì, praticamente lui è unito alla sua fiamma, ok? Che in una spirale energetica girano su loro stessi e si alzano, ok? Mhm. Ehm, reso nella realtà, secondo me è proprio arrivato, ecco, molto chiaro, mi è arrivata un'immagine molto chiara e concreta, eh, con la sua fiamma, ok? Fare in collaborazione con la sua fiamma proprio dei lavori vibrazionali, energetici e mettere in pratica delle capacità medianiche, cercare di arrivare a delle capacità medianiche insieme e Insieme alla farle fiamma. istantaneamente, sì. Quindi li vedo, per esempio, fare telecinesi insieme, mm, allenarsi a leggersi il pensiero, sentirsi, vedersi proprio l'energia uno dell'altro, eh, queste cose qua. E con quali presupposti mettersi insieme nel fisico? Sì. Quali sono i presupposti fisici del mettersi insieme nel fisico, visto che abitano lontani, hanno case e lavori diversi? Allora, in questo momento secondo me non c'è una cosa precisa, nel senso la cosa fondamentale che secondo me Jack deve fare è seguire il flusso, non mettersi limiti di nessun tipo. Lui è già in teoria in questa Mm, direzione. Nuove esperienze, nuovi luoghi. sì, sì, Vorrebbe proprio. più che altro una vita di coppia fuori dai grandi centri abitati. Sì, Ecco, quindi, quello ci sta e potrebbe venire in automatico. ok. Ti va se ti accompagno, Mhm, con un bel conteggio, di canalizzare lui, non Jack, la mhm, mhm. fiamma. Non l'abbiamo mai fatto.
abbiamo in qualche modo la voce di Jack che ci può scrivere quello che vuole, non abbiamo la voce di lui. Mhm. Poi, Sì, sì. mi raccomando, scendi quanto vuoi, attaccati a lui, chiedigli il permesso, ovviamente, te lo dà. Sì. Mi pone anche un braccio. Il sinistro, Sì. ti dà il sinistro Mhm. e tu lo prendi con la sinistra o la destra? Destra, Quindi siete uno il di fronte fianco. all'altro. Sì. Conto da 5 a 1 e ti connetti a lui profondamente, così profondamente che non ti ricorderai che cosa hai detto. 5, scendi, 4, 3, 2, 1. Connettiti al suo battito cardiaco. Ciao M, Ciao, come ti chiami? Lucio, sono un amico di Jack, che è qui con noi. Mhm. Che è il corpo in cui è contenuta quella cosa a cui tu ti appiccichi subito. Sì, non riesco a starle lontano. Perché? È come se mi mancasse, è come se mi strappassero una parte se sto lontano. Cosa gli vuoi dire? Che non vedo l'ora di incontrarlo. Ho un po' paura, perché Di- è talmente forte che ho un po' paura Cosa temi? di perdere il controllo. Ma tu sei anima, non perdi il controllo. Ho il trasporto di questo corpo che a volte mi confonde e pensa di perdere il controllo. Qual è nel fisico la prossima mossa, secondo te? All'incontro che ci dovrà essere, io mi avvicinerò delicatamente alla sua anima. Gentilmente. Lo voglio accarezzare. Già l'altra volta ho accarezzato la sua anima. E adesso quale parte del suo corpo vuoi accarezzare? La sua schiena
e le sue mani. Perché le mani? Perché le mani sono il primo legame tra le pièce. Perché? È come se dai polpastrelli potesse uscire direttamente l'energia della pièce, anche quando la persona è poco evoluta. Perché non vi siete già reincontrati? Perché la persona, il corpo dove io sono, mette molti freni limiti, ha paura. Quindi la mente. Mhm. Ma tu la controlli la mente. E per controllarla devo fare le cose in maniera molto delicata. È quello che sto facendo anche verso Jack. Tu stai assistendo a questa sessione? Sì, io ho anche partecipato finora. Ok. Venivo trascinata verso Jack. Quindi puoi modificare il mentale del corpo in cui sei contenuta dopo la sessione. Sì, vedo che in questo corpo posso farlo, ma se agisco troppo in fretta, torno indietro nell'esperienza, quindi posso agire un pochino velocemente, ma non esageratamente. In questo specifico corpo. Cioè temi di rovinare tutto? Mhm. Ormai non c'è niente da rovinare, lo sai. Mm. Perché dici questo? Ma perché Jack ti sta ascoltando, perché Jack ti desidera, perché Jack non ha una realizzazione sentimentale da sempre. Mm. Poi Ah, anche quindi Shush. Mhm. se io mi butto non c'è problema da lui. Zero. Sento battere il cuore del corpo, forte. Di chi? Di Jack o della persona che ti sta canalizzando? No, della persona che mi ospita, non che mi canalizza. L'altra. Mm. M. M. Dammi un messaggio per Jack di una sola parola, una sola frase, se vuoi. Avvolgimi. Va bene, Elena, disconnettiti dalla PS. Come stai? Sì, bene. Sentivo tantissimo proprio le emozioni, anche quelle molto... La paura, assolutamente tantissimo. Il timore, Mm, la cautela. sì. Insomma, questi due si devono dare una mossa. Mm. Uno aspetta l'altro aspetta il Sì. primo. Stanno lì a pettinare le bambole. Mm, 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 mm. Mm. Va bene. Andiamo con Jack, mi aspetto da lui un lavoro velocissimo nel cluster e contemporaneamente nell'avatar. Mhm. Tutto sommato nel cluster dovrebbero esserci nuovi contratti, sì, della parte mentale Sì. che non è stata vista, ma insomma l'entità del secondo universo non è che è proprio uno scherzo. Mm. Il rettile e 3DL completano un piatto abbastanza calorico.
Sì. Che fa? Allora, svuotato il cluster, sta svuotando l'avatar, sta buttando via l'avatar. Mhm. Adesso sto facendo gli ad eternum. Tutte e due le parti. Creati. Fatti. Velocissimo. Mhm. Sì, C'è ancora qualche interferenza. tutto completamente bianco. C'è ancora spirale evolutiva trascendente. Sì, Ok. loro ci vanno proprio. Allora, l'immagine è tutto bianco e di fronte a lui c'è la sua fiamma e quando hai detto spirale evolutiva trascendente si sono girati tutti e due a guardare l'obiettivo finale. E qual è? Spirale, quella spirale Evolutiva evolutiva. trascendente. Io Ma è vedo l'immagine. cioè, dov'è questa spirale? È un po' lontana ancora. Mhm. È lontana, è come se quando loro si sono girati con gli occhi c'è stato un collegamento energetico, come se ci fosse un filo di energia che si collega a quella spirale là, dove loro sono uniti e trascendono in un vortice di energia. Uno di fronte all'altro, occhi negli occhi. Descrivi solo quello che vedi, o senti, o si dicono. No, allora si crea un collegamento tra gli occhi, che è come se si creassero due perni, mi viene da dire, e poi tutto il resto inizia a mescolarsi per fondersi. Con delle nuvole. Quasi uno scambio di cellule, quasi come se le cellule di uno vanno nell'altro e viceversa. Le molecole, scusa, non le cellule, le molecole in eterico. Mhm. Mhm. Cosa provi come sensazione termica? Come se È come se vibrassero tutte le molecole, ok? E aumenta la vibrazione e si espande. La sensazione è quella di si espande e di sollevamento. Mhm. Mhm. Sì, è quasi come un'apertura anche, apertura, Espansione. sì, espansione, esatto. Si sente proprio quasi come se lo sentissi nel corpo, che si espandono, mi si espande il corpo, le molecole. Cosa provi, cosa vedi in termini cromatici? Allora, è partito da un verde, poi è diventato blu, poi azzurro, poi viola, poi rosino, poi bianco. Quando arrivi alla massima espansione, all'esterno è bianco. Se fondessimo i due nomi veri, quale sarebbe il risultato? Così, se si può dire. Se dal risultato non si evincono i due nomi Mm. veri. O i nomi delle PS. Dai nomi viene, potrebbe venire acrobata. Mhm. E dai nomi delle PS, allora, la PS di Jack come si chiama? Gancio. Quella della fiamma?
Traino. L'unione roulotte. No. No, ponte. No. Ponte. Ponte per andare dove? Allora, è un ponte più un ponte di trasmissione. È come se mh, arrivasse questa informazione in autonomia, cioè proprio quando arrivano alla massima espansione, ok, poi si struttura questa energia forte e partono come dei fuochi d'artificio di informazione, ok, e arrivano a un sacco di altre fiamme. Molto interessante. Mm. Ma questo avviene adesso o avviene quando si metteranno nel fisico insieme? Sta già avvenendo, adesso in eterico arriva l'informazione in eterico e quando avverrà nel fisico loro potranno concretamente trasmettere questa cosa, fare proprio da esempio e trasmetterla. Quello che diceva prima Jack, secondo me è questo, che lui è come se lo percepisse, no? Portare l'informazione Mhm. proprio concretamente anche con l'esempio, ma anche spiegandola e descrivendola. Quindi l'evoluzione, qui dentro c'è anche l'evoluzione che lui si chiede essere quella la sua occupazione futura, no? Il portare in giro informazione, insegnare in qualche modo alle persone Esatto, a... stavo per dire, proprio insegnare questa cosa. Sì, esatto, l'ho visto Avverrà. anche. Avverrà anche proprio anche dai bambini. Quando? Mm. Fine dell'estate. Ovviamente se si dà da fare, non Sì, che sta certo, lì ad aspettare la le telefonata. condizioni di oggi. Mm. Ok, beh, possiamo anche dirlo, oggi è il 21 dicembre 2022, è un giorno importante per casualmente è arrivato per Jack ed è un caso, Mm. No, mm. Allora, diciamo, oggi beneficia di un'energia particolare Jack. ecco qual era la disegno. È 21-12, i due uno che si uniscono e i due fuori che girati. Ecco qual era l'immagine del 21-12. Il 21-12 ha quell'energia lì. Cioè delle due PS appiccicate? Se avevamo visto anche l'anno scorso, se giri il primo 2, Mm? viene fuori due mezzi cuori con gli uno in mezzo. Ah, ok. Ecco qual è Sì, l'energia sì, del sì. 21-12. Guardatevi la copertina della sessione di Britney, il titolo aiutami, no. 1 Ah, più 1 uguale 1 1. più 1 uguale 1. 1. Ok. Va bene, fra poco faremo una indagine proprio sulle fiamme. In eterico invitiamo Jack e la sua fiamma. Verranno? Se la fiamma riesce a cogliere il messaggio, eh, allora in eterico la PS c'è. Di E entrambi. sì, e la fiamma è come se gli si potesse accendere un campanello, è come se gli arrivasse in mente Jack, nel concreto. Va bene, nuova vibrazione di Jack. 549 miliardi, Della fiamma. 328, Nuova consapevolezza di Jack. 228, Della fiamma. 159, PS di Jack, anche solo di Jack. 79. Vite di Jack e della fiamma. Ah no, di Jack 923, fiamma 1841. Cervello di Jack e della fiamma. In questo momento Jack 10.3, fiamma 9.6.
Jack è pulito da qualunque tipo di interferenza. Sì, Ok. Jack può alzare qualunque tipo di suo valore, per esempio sì, la frequenza. sì. Deve solo volerlo. Mhm. Ok. Jack può ottenere quello che vuole nella vita, Cioè, tutto, ma non è che deve assolutamente. magari ingraziarsi qualche dio, No, 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 fare delle no, preghiere, no. passare a decifrare dei codici, Mm. aspettare la luna nuova, vedere se non gli passa davanti un gatto nero per almeno un anno, perché sennò No, poi prima non si può, no, aspettare di cambiare il colore dei capelli. no. Ma li ho fatti questi. Cervello. Comunità vibrazione l'abbiamo alzata. Capacità medianiche ti posso chiedere. Sì, le ho viste prima. Secondo me con la fiamma sarà il lavoro ideale. La telecinesi, la lettura del pensiero e vedere proprio le molecole del campo, le molecole proprio di come è fatto tutta la Matrix, ecco. Però riuscirà a farlo molto bene con la fiamma. Mi scrivi al volo, Jack, quando è avvenuta quella famosa cena? La data solo. Dove tu l'hai conosciuto di fatto. Anche solo il mese, e l'anno. Di quest'anno. Ok. E quell'incontro è legato al 21/12/2021, quindi a questo giorno dell'anno scorso e a quel lavoro che abbiamo fatto, lo specchio delle fiamme. O no? Eh, allora lì ha consolidato la sua, lì ha consolidato la sua centratura per trovare la fiamma. Aveva già in mente, l'ha consolidata. Deve essere, non mi ricordo se era in quella sessione dove abbiamo fatto anche, abbiamo raggruppato, era una di quelle dove abbiamo raggruppato vari tipi di fiamme. Mm. È come se li vedo lì. Li abbiamo chiamati? C'erano anche loro, mi sa. Sai che c'è stato un lavoro dove c'era questo enorme teatro che chiamavamo i vari tipi di fiamme? Mhm. Ok, Categoria 1, 2, 3, no? esatto. Io vedo lui che chiama e la sua fiamma che arriva durante la sessione. Bene, messaggio finale. Jack a se stesso. Tutto ciò che vivi e che accade lo crei tu, quindi sei in grado, siamo in grado di crearlo, di creare tutto ciò che vuoi, tutto ciò che ti accade nella vita sei tu, lo crei tu. Eh, Di Jack alla fiamma. Ho voglia di accoglierti con dolcezza e delicatezza. Ti aspetto a Di- braccia aperte. Messaggio di Jack a te, Elena. È come se volessi, è come se volessi sentire la vibrazione. Mi dice, fammi vibrare alla tua vibrazione. Messaggio di Jack a me.
e vuole vibrare anche alla tua. Ok, lo può fare. Perché non Mhm. lo fa? Faccialo. Infatti. Lo fa? Sì, sì. Lo fa in questo modo, ha messo praticamente una mano nel campo vibrazionale di ognuno di noi due. E sta vibrando Benissimo. alto. Siamo andati lunghi, abbiamo finito. Come lo vedi? Lo vedo praticamente è vibrazione, vedo il suo corpo sotto forma di vibrazioni. Ha un colore? Allora, sotto è più verde, sopra è più viola, blu. Va bene, disconnettiti da tutto e tutti.